tutti. Nel tutorial di oggi realizzeremo insieme i pantaloni di queste bambole. Si tratta di un classico pantalone a sigaretta molto semplice da realizzare che qui vi propongo in due differenti lunghezze, quella del pantalone rosso e verde più lungo, quindi per un effetto più elegante, e quella del pantalone blu invece più corto per avere, diciamo così, una versione più sbarazzina dello stesso modello. Per realizzare questo pantalone vi occorre semplicemente, come indicato dalla bilancia, 21 grammi di lana. Dovete poi procurarvi due aghi, uno grosso e uno più fine, con filo della stessa tonalità appunto della lana, e infine un gancino di questi per chiudere il pantalone sul retro, vedete? Qua il pantalone è chiuso in questo modo. Ovviamente dovete avere anche l'uncinetto e io vi propongo di utilizzare questo di misura 2,5. Realizzare questi pantaloni è davvero molto semplice, basta seguire poche indicazioni perché gran parte del lavoro, sia per realizzare la parte dei fianchi che soprattutto le gambe di questi pantaloni, è un lavoro di tipo ripetitivo. Comunque cominciamo ad avviare il lavoro mettendo su 24 catenelle. Quindi facciamo il cappietto al solito e poi le 24 catenelle. Dopo aver fatto le 24 catenelle, dobbiamo fare 3 giri di 24 maglie basse. Quindi relativamente al primo giro, tiriamo su questa base di 24 catenelle, 2 catenelle che costituiscono la prima maglia bassa lavorata nella terza catenella, entro nella quarta e lavoro la seconda. Poi entrerò nella quinta, lavorerò la terza maglia bassa e così via fino ad arrivare alla fine del primo giro. Sono così arrivata in fondo al primo giro. Relativamente al secondo giro, ma anche per quel che riguarda il terzo, allora ho detto dobbiamo fare ancora 24 maglie basse. In entrambi i casi tiro su il lavoro di 2 catenelle, lo giro, le 2 catenelle costituiscono la prima maglia bassa che cade su questo punto, entro nel successivo, lavoro la seconda maglia bassa ancora, nel successivo lavoro la terza, vado avanti così fino a completare il giro 2, poi appunto alzo di nuovo il lavoro di 2 catenelle e ripeto da capo fino a concludere anche il terzo giro. Ci troviamo alla fine del terzo giro. Ecco, con i primi 3 giri abbiamo praticamente fatto la parte del pantalone che riguarda la cintura. Dobbiamo andare adesso a lavorare i fianchi del pantalone. Quindi per prima cosa ci serve fare un aumento di maglie e portare il totale delle maglie da 24 a 30. E per aumentare di 6 maglie seguiremo uno schema molto semplice. Innanzitutto va detto che nel prossimo giro, dal prossimo giro che è il quarto, inizieremo a lavorare delle maglie alte. Quindi dobbiamo tirare su il lavoro questa volta di 3 catenelle, 1, 2 e 3,
Queste 3 catenelle, giro il lavoro, sostituiscono la prima maglia alta che cade in questo punto. Ora, che cosa dobbiamo andare a fare nel giro 4? Dobbiamo andare a ripetere un modulo che è costituito da 3 maglie alte singole, cioè ciascuna lavorata in un punto, quindi lavorerò una maglia alta una qui e una in questo punto. Quindi faccio 3 maglie alte singole e poi nel quarto punto ne faccio una doppia, cioè 2 maglie alte nello stesso punto e comincio a fare il primo aumento. E ripeterò questo modulo, ripeto 3 maglie alte singole più una doppia per un totale di 6 volte. Allora, la prima maglia alta l'abbiamo fatta, entro nel secondo punto, realizzo anche la seconda maglia alta, entro nel terzo, facciamo la terza maglia alta singola e poi andiamo nel quarto punto ad aumentare, quindi farò una prima maglia alta e poi una seconda. Ok? Adesso ripeto questo moduletto qui per altre 5 volte fino ad arrivare alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del giro. Per completezza volevo farvi notare che l'ultimo modulo l'ho realizzato così. Ho fatto 2 maglie alte singole, scusate, ecco, perfetto. Poi ho anticipato la maglia doppia al penultimo punto e infine ho fatto la maglia singola sulla catenella, questo perché mi sembra così di avere un lavoro più pulito. Adesso manca solo un ultimo passaggio per poter chiudere il giro, e cioè, eccoci qua, allora unire l'ultima maglia alla prima del giro, quindi vado a rientrare nella terza delle catenelle iniziali, unisco queste maglie, dicevo, con una maglia bassissima, in maniera tale da lavorare a partire dal quinto giro in poi in cerchio, in tubolare. Andiamo adesso a lavorare i prossimi 3 giri, cioè i giri 5, 6 e 7, in ciascuno dei quali non dovremo altro che lavorare le 30 maglie alte ricavate nel giro precedente, cioè il giro 4. Per ciascuno di questi 3 giri quello che dobbiamo fare è innanzitutto tirare su il lavoro di 3 catenelle in questo modo. Ecco, le 3 catenelle, eccoci qua, sostituiscono la prima maglia alta che cade su questo punto, poi andrò a fare, ecco, a partire dal secondo, le maglie alte che mancano. Quindi ciascun giro, ripeto, a 30 maglie alte. Ricordatevi sempre, una volta arrivati in fondo, su questa maglia qui, che dovrete unire questa maglia alle 3 catenelle, entrando nella terza catenella con una maglia bassissima. Quindi dobbiamo fare 3 giri, ci troviamo alla fine dell'ultimo giro, quindi del giro 7. Bene, sono arrivata in fondo al settimo giro e ho così realizzato la prima parte del pantalone. Vedete questa? Ok? Dei fianchi. Adesso siamo pronti, ok? Per iniziare a lavorare la prima gamba. Lavoreremo ciascuna gamba separatamente. Noi abbiamo adesso 30 maglie a disposizione, ne va da sé
che dobbiamo lavorare ciascuna gamba su 15 maglie. Quindi la prima cosa che devo fare è lavorare le prime 15 maglie alte che incontro. Allora, la prima, come al solito, sono le 3 catenelle con cui tiro su il lavoro, ok? Vado poi a lavorare le altre 15 maglie. Ecco, io ho lavorato queste 15 maglie, sono andata a verificarlo contandole perché è importante che ciascuna gamba venga su metà delle maglie, perché altrimenti poi ci sarebbero delle asimmetrie che su lavori così piccoli portano, cioè tolgono l'armonia a questi lavori. Sono semplici da fare, ma bisogna cercare di eseguirli appunto in una maniera armonica. Allora, dopo aver fatto queste 15 maglie, allora io andrò a fare una catenella e dopodiché devo andare, vedete, a chiudere il giro unendo questa catenella alla prima maglia del giro. Quindi entrerò nella terza delle catenelle iniziali e poi eseguirò la mia maglia bassissima. Quindi con questo giro, che era il giro 8, io ho praticamente ricavato l'inizio della gamba. Adesso nei giri successivi, che sono tutti uguali, io dovrò andare a lavorare le 15 maglie alte che ho lavorato in questo giro 8, più anche un'altra maglia alta che andrò a lavorare sulla catenella per avere un totale di 16 maglie alte, ok? Ecco, questo per far sì che la gamba non venga troppo stretta, troppo attillata. Va bene? Quindi inizio il giro 9 tirando su il lavoro di, ecco qua, scusate, di 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta che cade qui. Andrò poi a lavorare le altre 14 fino ad arrivare prima, no? A quella precedente. Vediamo un po', si stabilizza, ok? A quella precedente, dicevo, la catenella, sulla quale lavorerò poi la maglia alta 16. Allora, ci troviamo a quel punto del lavoro. Ho fatto le mie 15 maglie alte, mi manca da lavorare la catenella, quindi farò anche qui una maglia alta, che è la 16ª di questo giro, fatto, dopodiché vado ad unire questa 16ª alla prima maglia, entro nella terza catenella e unisco al solito con la maglia bassissima. Ok? Quindi ho fatto il primo, anzi il secondo giro della gamba. Adesso, a partire dal giro 10 fino al giro 23, e cioè per altri 14 giri, io andrò a lavorare queste 16 maglie alte. Sempre allo stesso modo, tiro sul lavoro di 3 catenelle, eseguo le maglie alte, poi chiudo, cioè lego ultima e prima maglia con una maglia bassissima. Allora, io ho detto altri 14 giri, più questi due fanno 16 giri per gamba.
Ho detto in questo modo perché il pantalone di riferimento, in questo pantalone di riferimento, io ho eseguito 16 giri per poterlo realizzare, però chiaramente vi ricordo che il numero di giri sta a vostra discrezione in base alla lunghezza che desiderate del pantalone, per esempio, se volete aggiustare il modello a vostro piacimento. Comunque, eseguite questi giri e ci troviamo quando avete terminato la gamba, la prima gamba. Bene, ho lavorato i 16 giri che mi servivano per realizzare la gamba, la prima gamba del pantalone. Adesso, prima di chiudere con questa parte del pantalone, faccio un giro di rifinitura che è praticamente un giro di maglie bassissime. Quindi vado a tirare su il lavoro di una catenella, poi entro nel punto successivo e realizzo la mia prima maglia bassissima. Entro ancora nell'altro punto, la seconda, ecco. Compresa la catenella, a dire la verità, queste sono già 3 maglie bassissime, le lavorerò tutte quante 16 le maglie sottostanti e finirò poi per chiudere il lavoro unendo l'ultima maglia bassissima alla prima a sua volta con una maglia bassissima. Ecco, ho quindi completato questo giro che per me era il 24esimo con questa rifinitura, vedete, di maglie bassissime. Ora non mi resta altro che tagliare il filo e chiudere questa parte del lavoro. Quindi fatta la prima gamba del pantalone, devo adesso andare a fare anche la seconda gamba esattamente come fatto con la prima. Vediamo comunque come avviare il lavoro nella maniera corretta. Si tratta infatti di scegliere tra i 15 punti che abbiamo a disposizione quello da cui iniziare il lavoro, perché nulla vieta in linea di massima di iniziare da una qualunque delle maglie e poi compiere il giro. Io però vi consiglio assolutamente, sempre per quella questione dell'armonia di cui vi parlavo prima, di iniziare, vedete, a lavorare da questo punto qua, cioè entrare con l'uncinetto qui, va bene? Perché questo? Perché praticamente su questo punto poi andranno a cadere tutte le volte che iniziate il giro le 3 catenelle, vedete? E il lavoro verrà a speculare a questa gamba, cioè la catenella si trovava qui e voi fate la catenella della seconda gamba da questa parte, ok? Quindi andiamo ad iniziare il lavoro. Quindi sono entrata nel punto, sono andata a caricare il filo che ho ripreso in mano sull'uncinetto, adesso ecco faccio il primo punto, poi tiro su il lavoro di 3 catenelle e queste 3 catenelle costituiscono la mia prima maglia alta. Ora, se ricordate quello che facevamo qua, che abbiamo fatto nel primo giro della prima gamba, in pratica dopo questo punto veniva la maglia lavorata sulla catenella. Allora, in poche parole, io devo fare, prima di andare a recuperare il punto successivo del lavoro, andrò a fare una catenella in più, su cui poi, a partire dal secondo giro, devo andare a ricavare un'altra maglia.
Comunque, cosa faremo nel giro successivo lo vedremo dopo. Adesso l'importante è che teniate presente che dovete fare le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, aggiungere una catenella che andrà qui sul cavallo, diciamo, e poi continuare a lavorare le maglie alte che avevamo lasciato in sospeso. Quindi entriamo, vedete, questo punto era stato lavorato sulla prima gamba, quindi entriamo qui, lavoriamo, eccoci, l'altra maglia alta e poi andiamo avanti. Ci mancano da lavorare 14 maglie alte, ok? Ecco. Lavoriamole, poi ci ritroviamo di nuovo. Ecco, io ho lavorato la mia ultima maglia, adesso dovrò andare, che era la 14ª, come vi dicevo, dovrò andarla ad unire alla prima, che era sostituita dalle 3 catenelle, con una maglia bassissima. Quindi attenzione, in questo caso io devo andare a rientrare nella terza catenella di quelle che ho fatto all'inizio. Lascio la quarta libera perché lì nel prossimo giro devo andarci a fare una maglia alta, ok? Quindi entro nella terza catenella e chiudo con una maglia bassissima. Quindi sono entrata nella terza catenella, ho chiuso con una maglia bassissima e ho, come vedete, lasciata libera una catenella su cui andrò a fare la maglia alta. Quindi iniziamo adesso il prossimo giro. Come al solito dovrò tirare su il lavoro di 3 catenelle. 1, 2 e 3. Allora poi devo lavorare una maglia alta sulla catenella che ho lasciato libera del cavallo, che me cade qui. Allora, ed è la mia seconda maglia del giro. Adesso vado a completare lavorando insomma tutte le altre 14 maglie alte che trovo, ok? Allora, questa è la prima. Ecco, poi andrò avanti ricordandomi, una volta che arrivo a lavorare l'ultima, che è questa, di unirla sempre alla catenella iniziale mediante la maglia bassissima. Allora, ricapitolando, avremo realizzato un giro di 16 maglie alte e dovrò andare a ripetere questo giro esattamente lo stesso numero di volte che ho fatto per la gamba precedente, per rendere fino a finire appunto anche questa gamba del pantalone. Quindi ci ritroviamo alla fine anche di questa parte di lavoro. Bene, sono arrivata in fondo all'ultimo giro di maglie alte per completare anche la seconda gamba di questo pantalone. Allora, come fatto per la prima, per concludere il lavoro devo praticamente eseguire, ecco, scusate, un giro di maglie bassissime di rifinitura. Quindi anche in questo caso tiro su il lavoro di una catenella, come ho fatto, poi entro nel punto successivo e faccio la mia prima maglia bassa. Poi nel punto successivo ancora, scusate, eccoci qua, faccio anche l'altra, insomma, lavoro tutto intorno e quando arrivo all'ultima maglia bassissima mi ricordo di chiudere, sempre con una maglia bassissima. Bene, ho rifinito anche questa seconda gamba, adesso posso tagliare il filo e chiudere
E per quel che riguarda il lavoro da fare con l'uncinetto abbiamo terminato qua. Mancano ovviamente altre rifiniture da fare con ago e filo, principalmente. Ecco, io ho chiuso e prima di proseguire con le rifiniture volevo farvi notare una cosa, giusto per dare un senso, insomma, a tutte le istruzioni che io vi do durante i tutorial, cioè che vi consiglio di seguire. Allora, come vedete, seguendo quelle istruzioni, sia sul retro del pantalone, che è questo, abbiamo, no, una buona simmetria, no? Le catenelle delle due gambe che cadono qui in maniera speculare e anche davanti il lavoro ha una buona simmetria. Mm? Allora, adesso come vedete ci sono tutta una serie di fili che sono questi due in fondo alle gambe di chiusura e questi due invece di inizio dei lavori che andrebbero sistemati. Allora io vi ricordo come al solito di sistemarli andando all'interno del pantalone, tirandoli dentro con l'uncinetto nella parte del rovescio, no? Ecco, tirandoli dentro un po' di volte per un po' di maglie e poi di tirarli dentro chiaramente in una maniera invisibile sul dritto e poi di tagliare l'eccedenza. Fate così per tutti i fili, questo e questi in fondo al pantalone invece lasciate stare quello del cavallo che vi farò vedere successivamente come sistemare. Allora io ho nascosto i tre fili che vi dicevo, ho tagliato via poi le eccedenze con la forbice. Adesso come passo successivo devo sistemare il cavallo del pantalone perché vedete rimane lavoro ultimato questo buco che dobbiamo chiudere con ago e filo. Allora intanto prepariamo i pantaloni sul rovescio, però soltanto la parte fino a vedere, insomma, poter lavorare in maniera agevole sulla parte del cavallo. Allora, io ho messo il mio lavoro sul rovescio per vedere bene questo foro che devo andare a chiudere, poi come vedete ho qui davanti a me due aghi, uno grosso per la lana su cui ho infilato il filo con cui stavo lavorando e un altro più piccolo su cui ho infilato, diciamo così, sempre lo stesso filo, però ho ricavato dei fili più piccoli, vedete, sfilacciando questo, ecco, se voi sfilacciate a un certo punto riuscite a ricavarne uno soltanto, chiaramente andate a prenderlo dal gomitolo con cui lavoravate e vi ritrovate il filo con cui poi attaccare il gancino al retro del pantalone per chiuderlo. Comunque, tornando qui a questo foro sul cavallo che dobbiamo chiudere. Allora, cosa vi consiglio di fare? Allora, di iniziare a infilare l'ago qua, esattamente, vedete dove abbiamo il filo iniziale. Così almeno poi lo eliminate legando questi due e con un doppio nodo e tagliando le eccedenze. Poi andate con pazienza, no? Piano piano a chiudere questo foro. Ecco, quindi io ho fatto questo rammendo meglio che potevo, non essendo brava a cucire. Allora andrò, come vi dicevo, a legare i fili, taglio tutte le eccedenze e questa prima rifinitura, cioè anche questa rifinitura, è conclusa. Bene, ho girato di nuovo il lavoro sul dritto, come vedete la parte del cavallo è sistemata. Non mi resta altro adesso che
attaccare il gancino qui sul retro. Ecco, come vi ho già fatto vedere in altri tutorial, quando attaccavo questi gancini al retro delle gonne molto simili a quello dei pantaloni, allora vi facevo vedere, io lo attacco sul rovescio e cerco chiaramente di stare, vedete, più dentro che si può, sia da una parte che poi da quest'altra, no? In maniera tale da favorire la massima chiusura possibile. Col filo lo faccio passare nelle asoline per fissare il gancino al pantalone. Ecco, vedete, ho fissato il gancino sul rovescio del pantalone in una maniera che poi quando chiudo, vediamo se riesco così, ecco, ottengo, vedete, una chiusura abbastanza, ecco, ops, ok, una chiusura abbastanza soddisfacente. Bene, il lavoro è concluso, siamo arrivati alla fine anche di questo tutorial e come vedete abbiamo, lavorando insieme, abbiamo realizzato l'esatta copia del nostro modellino di riferimento.